Salve a tutti, mi chiamo Anishei e sono uno studente di Roma al quinto anno di giurisprudenza. Ho deciso di realizzare una serie di video intitolata Qui e Ora per condividere i frutti dei miei studi e delle mie riflessioni personali con il maggior numero di persone possibili, nella speranza che possano essere d'aiuto in questo momento delicato. Le immagini di Bergamo ci hanno tristemente ricordato la nostra vulnerabilità. Improvvisamente la morte non ci appare più lontana, come nei casi di cronaca nera, di barconi affondati o di bombe sganciate nei TG, ma è diventata così vicina a noi da spaventarci. Per millenni le religioni hanno svolto l'essenziale funzione sociale di rispondere al problema della morte attraverso mitologie o dottrine metafisiche. Nella cultura occidentale il problema della morte è stato interpretato nell'ottica dell'aldilà, del paradiso o dell'inferno. Per più di 1500 anni questa visione ha strutturato tutti i rapporti dei singoli e delle collettività con la morte, fino al punto in cui il razionalismo e il materialismo introdotti dalla rivoluzione scientifica e tecnologica hanno fatto sì che quelle convinzioni dell'aldilà e della salvezza dell'anima crollassero. Il celebre filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, alla fine dell'Ottocento, intendeva proprio questo quando parlava della morte di Dio. Il crollo di quei valori millenari connessi all'idea di Dio, che tenevano unita la vita della collettività in tutta Europa. Nietzsche osservò che la scienza aveva sì liberato gli uomini dai dogmatismi religiosi, ma allo stesso tempo li aveva lasciati senza quello scopo ultimo che era la salvezza dell'anima cristiana, che li teneva uniti. Alla luce degli eventi che sono accaduti nel XX secolo, possiamo dire che le previsioni di Nietzsche erano piuttosto accurate. Ci furono 2 guerre mondiali, le bombe atomiche, e orrori come l'umanità non ne aveva mai visti. Nei prossimi video affronterò in maniera più approfondita le implicazioni che il pensiero di Nietzsche ha sulla vita contemporanea e in più andrò ad indagare un po' più a fondo sul rapporto tra scienza e religione e spiritualità. In questo video in particolare però vorrei invitarvi a riflettere su una domanda alla quale la scienza non sa rispondere, perché non è di sua competenza, perché è una domanda che è di competenza della filosofia. La domanda è: che significato ha la morte? È una domanda che si è agitata nel cuore di ognuno di noi e di ogni essere umano che ha posato il suo piede sulla madre terra. È una domanda che dopo il crollo della dimensione religiosa nella civiltà occidentale è rimasta senza risposta nella cultura di massa. Per questo la domanda irrisolta si è trasformata in un vuoto nel nostro cuore, dal quale fuggiamo costantemente rifugiandoci nella socialità, nell'intrattenimento o buttando la testa sul lavoro. Un vuoto che ci fa vivere con un senso di muta disperazione al quale non riusciamo a dare una spiegazione. La paura della morte ci tormenta così come un nemico invisibile, perché la cultura all'interno della quale viviamo l'ha rimossa dall'immaginario collettivo. Ha risolto il problema semplicemente invitandoci a produrre e a consumare, senza pensarci, e offrendoci tutto l'intrattenimento necessario per non pensarci. Anziché a vivere la vita, ci è stato insegnato a consumarla, nel rispetto degli altri consumatori. La realtà della morte e la sua inevitabilità ci mettono a contatto con quello che Nietzsche definisce l'elemento tragico dell'esistenza, ossia il fatto che, per nessuna ragione a noi nota, siamo costretti a soffrire e a morire. Nella tradizione buddista, la prima nobile verità del Buddha è che esiste la sofferenza. Nella tradizione cristiana, il Cristo crocifisso rappresenta l'individuo che si assume la responsabilità di andare incontro volontariamente alla sofferenza e alla morte, perché è solo accettando negli aspetti peggiori che si può amare la vita nella sua pienezza. Sono convinto che il motivo per cui negli ultimi 20 anni ci siamo progressivamente deumanizzati è perché la cultura nella quale viviamo si è dimenticata di queste
semplici ma durissime verità che ci rendono umili e sulle quali si basa la compassione, il valore comune a tutte le religioni nel mondo. In particolar modo voglio dire una cosa ai millennials, alla mia generazione. Il modello consumistico americano, che qui in Italia si è tradotto nel berlusconismo, ci ha abituati a uno stile di vita fatto di comfort, fatto di piacere, basato sul culto del piacere. Siamo stati illusi di poter vivere in un eterno presente di intrattenimento, leggerezza e superficialità. Io in primis vivevo in questa illusione, anestetizzando la mia coscienza 12 ore al giorno sui videogiochi. Mi ero semplicemente rassegnato che quella mole immensa di problemi che caratterizzavano il mondo era più grande di me e io ero impotente. Per cui tanto valeva passare il tempo consumandolo e divertendomi. Tutto molto bello, a parte la depressione che mi consumava a sua volta da dentro, fino al momento in cui un giorno non mi chiamò mia madre per dirmi che mio padre era morto. Io avevo 19 anni e lui 59. Dopo 4 infarti che l'avevano ridotto in sedia a rotelle, il quinto se l'è portato via. Quell'evento mi sigillò in un profondo contatto con quella che prima abbiamo chiamato la tragicità dell'esistenza. Ma io continuai a tentare di fuggire dal dolore e dalla depressione, stavolta rifugiandomi nelle sostanze stupefacenti. E continuai a scappare da me stesso, fino a quando non ebbi una crisi psicotica che causò molta sofferenza sia alla mia famiglia che ai miei migliori amici, con i quali i legami si ruppero. Rimasi così solo, con un immenso senso di colpa e di vergogna, e un dolore che era diventato ancora più grande. La sofferenza che avevo provocato nella vita degli altri mi fece accettare che avevo un problema e così mi diedi da fare per risolverlo. Iniziai così un percorso di psicanalisi che non diede però i frutti sperati. Cominciai a meditare e sono adesso più o meno 3 anni, sì, sono 3 anni che medito regolarmente. Scoprì la spiritualità, da che dai 10 anni mi ero convinto che Dio non esistesse, perché ero un ateo razionalista, esisteva solo la scienza, la logica, i fatti. E a 20 anni mi sono ritrovato a scoprire la spiritualità e ho dovuto rimettere in discussione tutto ciò in cui credevo. Ripresi poi a praticare karate, che avevo smesso di praticare per giocare ai videogiochi e che in seguito si è rivelato una vera e propria via di salvezza per me. Gradualmente ridussi l'uso di stupefacenti fino ad uscire dalla dipendenza, ma dopo una relazione sentimentale finita male, compresi che c'era ancora tanto del mio passato che non avevo risolto, per cui reintrapresi un percorso di psicanalisi che per fortuna stavolta diede i risultati che speravo, ossia mi permise di conoscermi e di coltivare un senso di identità solido, non più frammentato, sparso qua e là come era prima. Dopo essermi sentito il più debole e il più miserabile sulla faccia della terra, oggi però ho una fiducia incrollabile nel fatto che dentro ognuno di noi c'è un'energia straordinaria che attende di essere scoperta e che possiamo scoprire soltanto se ci guardiamo dentro con onestà, soltanto se siamo disposti a riconoscere con umiltà e ad accettare i limiti e le sfide che si nascondono dietro quei limiti, potremo incontrare quell'energia straordinaria, attingere ad essa e superarli uno dopo l'altro. Ve lo garantisco, perché con me è successo proprio così. Perché è vero che la vita è sofferenza e
che siamo destinati a morire e che siamo fragili, che siamo vulnerabili, che siamo imperfetti. Però è ancora più vero che dentro ognuno di noi c'è un potere per trascendere quella sofferenza. Quell'energia straordinaria e quel potere di cui sto parlando è il potere dell'amore, al quale possiamo accedere solo nel momento in cui iniziamo ad amare noi stessi. Credo che in questo periodo di reclusione forzata da quarantena l'obiettivo più significativo che possiamo prefissarci sia quello di cercare di conoscerci meglio e mano a mano che ci conosciamo di sviluppare un amore incondizionato per noi stessi, nelle nostre fragilità e nelle nostre imperfezioni. La mia vita è cambiata da quando mi sono assunto la responsabilità di coltivare quel potere. Posso dire di aver sperimentato sulla mia pelle le parole dette da Viktor Frankl, uno psichiatra e filosofo austriaco che fu imprigionato nel campo di concentramento di Auschwitz. Lui diceva che la salvezza umana è raggiungibile solo attraverso l'amore e nell'amore, e che ciò che dà significato alle nostre vite è l'amore verso gli altri. Dunque ho deciso di creare questa serie di video per provare a dare un po' di conforto a chi sta vivendo davvero male questa quarantena e anche per cercare di mettere a disposizione di coloro che già stanno intraprendendo il loro viaggio interiore quegli strumenti teorici e pratici della filosofia e della spiritualità e anche della scienza che mi hanno aiutato nel corso del mio viaggio interiore e che tuttora mi stanno aiutando, visto che questo viaggio prosegue per tutto il corso della nostra vita. C'è una figura molto interessante nella tradizione buddista, che è quella del Kalyanamitta, che è diverso dal guru della tradizione indù, perché il guru è il maestro, mentre il Kalyanamitta è l'amico spirituale, è quello che si mette al tuo fianco per cercare di aiutarti come può nel tuo percorso spirituale e di arricchirsi insieme a te nel suo percorso spirituale, aiutandoti. Per cui, in questo periodo di isolamento, mi offro come tuo Kalyanamitta per provare ad aiutarti lungo il tuo percorso, per ricordarti specialmente che non sei solo in questo percorso e che sei molto, molto più forte di quanto ti sei convinto di essere. In questi giorni ti chiedo di provare a trattarti come se fossi qualcuno di cui dovresti prenderti cura, perché siamo tanto bravi a essere gentili con gli altri, ma poi con noi stessi non applichiamo lo stesso metro, è molto difficile. E se arrivano dei pensieri negativi, prova a fare dei respiri profondi e quando espiri mandarli via. Se arrivano delle emozioni negative, prova a starci dentro, a non scacciarle, a non fuggire, perché veramente, te lo dico per esperienza personale, più cerchi di fuggire e più mentre scappi loro dietro di te diventano sempre più grosse e nel momento in cui non avrai più le energie per scappare ti divoreranno e non sarà piacevole. Quindi magari prenditi del tempo, magari anche solo un minuto quando arriva un'emozione negativa per dire ok, non mi sento proprio bene in questo momento, però lo accetto, però ci sto dentro, magari un minuto. E poi vai su Netflix, accendi la TV, accendi la PlayStation, te mangi i biscotti, trovi un modo per distrarti. Però quel minuto dentro l'emozione ci sei stato. Magari il giorno dopo ci stai 2 minuti e il giorno dopo ancora riesci a starci 3 minuti, fino al punto in cui l'emozione si mostra a te nella sua entità reale. E a quel punto riesci ad accedere al messaggio che quell'emozione ti vuole trasmettere, perché tutte le nostre emozioni vogliono comunicarci qualcosa, qualcosa di profondo, e dobbiamo ascoltarle. È tutta una questione di allenamento e di impegno, anche l'amore per se stessi. Nel caso invece in cui queste emozioni negative siano troppo potenti e proprio non riusciate ad ascoltarle perché è un caso più che realistico,
vi consiglio con tutto il cuore di provare a fare un diario della gratitudine. È una cosa che ho provato personalmente e ho visto enormi benefici. Semplicemente si tratta di scrivere 3 cose di cui sei grato ogni sera, in un diarietto, in un quaderno, in quello che vuoi. È scientificamente provato che dopo un mese in cui ogni sera tieni un diario della gratitudine, si creano nuove reti neurali nel tuo cervello, improntate al pensiero positivo e ad innescare emozioni positive. Credetemi che vi sorprenderete a ritrovarvi a provare gratitudine per cose alle quali prima non badavate minimamente. È qualcosa che consiglio veramente a tutti per migliorare il tono del nostro umore in queste giornate in cui restare chiusi in casa un po' ci deprime, un po' ci appesantisce. All'inizio vi dovrete sforzare un po', come qualunque cosa che si cominci da zero. Però dopo un po' diventerà un rito molto bello, quello di arrivare la sera, aprire il proprio diario e scrivere 3 cose di cui si è grati. Questo è quanto volevo dirvi in questo primo video. Lasciate un commento per favore in cui esprimete le vostre riflessioni, le vostre opinioni, feedback, critiche, quello che volete. Cerchiamo di instaurare un dialogo. Nella speranza di avervi stimolato delle riflessioni significative, ci vediamo al prossimo video. Anche se sei morto dentro, vivere, vivere, e devi essere sempre contento, vivere, vivere, è come un comandamento, vivere o sopravvivere, senza perdersi d'animo mai, e combattere.